con enorme puntualità noi iniziamo. Grazie a tutti di essere qui, grazie a chi ci sta seguendo dal web. E innanzitutto l'idea di pubblicare questo libro, che immagino che sia nata da un dialogo tra l'Istituto Leoni e Claudio Giunta, ed è un'idea assolutamente meravigliosa, perché io non avevo mai letto questi scritti di Guido Calogero, che sono di una piacevolezza assoluta. Tra l'altro parlano di problemi che, questa è la parte triste, diciamo, della faccenda, che purtroppo sono ancora attualissimi, cioè individuava già i problemi fondamentali di di certi malintesi che riguardavano la scuola pubblica in particolare, ma non solo, anche la scuola privata. E stiamo parlando di scritti degli anni 50, stiamo parlando di scritti degli anni 50 del secolo scorso. Allora, Guido Calogero, devo dire, è in questa collana che si chiama Liberalismi eccentrici, ma secondo me, come giustamente Claudio Giunta dice nella introduzione, dal punto di vista del liberalismo, Guido Calogero è un estremista della libertà, un estremista del liberalismo. E io contesterei questa idea dei liberalismi eccentrici, perché se uno non è eccentrico, francamente non capisco che liberale è, cioè deve essere per forza eccentrico. In realtà Calogero è un liberale eccentrico, estremista nella libertà che vuole che sia manifestata a scuola, ma nello stesso tempo è un uomo di una ragionevolezza assoluta, cioè è la persona più ragionevole, il filosofo forse più ragionevole del Novecento italiano, tra i più ragionevoli, perlomeno anche tra i suoi, diciamo, amici e compagni, Capitini, Bobbio e altri, c'è quel genere di ragionevolezza. È un tipo di filosofia che io ho sempre privilegiato, lui francamente lo conoscevo meno rispetto ad altri. Ma per esempio Capitini mi aveva colpito molto per certe cose. Mi ricordo che quando avevo fatto iniziare a collaborare a Goffredo Foffi, quindi uno molto apparentemente molto lontano dalle idee liberali, l'avevo fatto collaborare proprio perché c'era qualche cosa che riguardava Capitini e le marce sulla pace, queste cose di Assisi, eccetera. Insomma, quel genere di filosofia lì a me è sempre sembrato il meglio che c'era nell'Italia del dopoguerra. Era una filosofia molto dialogante, molto di stampo illuminista. Non c'era un dibattito assolutamente libero, e ho sempre pensato che effettivamente gli anni 50 fossero uno dei periodi migliori per la filosofia italiana. Sono successe tantissime cose, hanno importato anche moltissime scuole filosofiche dall'estero, eccetera. Guido Calogero un po' mi era sfuggito forse dal radar, perché lo consideravo uno della scuola dell'idealismo italiano, infatti è allievo di Gentile. Tra l'altro qui c'è anche un accenno a Gentile che è molto interessante e illuminante, fa capire che la riforma Gentile, come noi ce l'abbiamo in mente adesso, cioè con tutti i suoi difetti di questa divisione disciplinare, delle cose eccetera, non l'ha fatta Gentile sostanzialmente. Cioè Gentile aveva delle idee in realtà molto più vicine a quelle di Calogero, cioè di un'idea di una scuola dialogante che recuperava alcune idee della paideia greca, insomma del fatto che comunque la formazione si fa pensando, facendo filosofia, non facendo storia della filosofia, come invece si è fatto si fa tuttora purtroppo, e quando si cerca di scrivere, io stesso come Claudio Giunto ho scritto un manuale, io di filosofia, lui di letteratura, quando si cerca di scrivere un manuale in Italia devi fare i conti con tutta una serie di imitazioni. Nel caso della filosofia io ho cercato di fare una cosa molto nello spirito di Calogero, ma con tutti i limiti e gli impedimenti che la cosa, che invece le imposizioni ministeriali comportano. Cioè io ho cercato di fare una cosa, filosofia per problemi, ogni capitolo era un problema filosofico affrontato anche alla luce di come ci può riguardare nella vita quotidiana, però facendolo comunque nella scansione della storia. Le due cose tutto sommato possono anche stare insieme. Allora, perché Calogero? Io in realtà poi adesso lo faccio presentare meglio al suo alter ego, perché praticamente Claudio Giunta è diventato il suo alter ego, ha scritto un'introduzione
elegantissima, bellissima, anche molto completa dal punto di vista dei contenuti. Vedete, questo è un librone, Scuola sotto inchiesta, è una serie di articoli, tra l'altro qui c'è la forma del saggio al suo meglio, secondo me. Sono saggi brevi, molto argomentati, spiritosi. Magari prima di far parlare te, anzi leggerei un brano che dà l'idea di come era spiritoso. Io gli abbinerei, tra le mie letture predilette, Alberto Savinio, perché lo spirito, Savinio è ancora più spiritoso, chiaramente, però Savinio era un liberale ed era di una spiritosaggine assoluta. Poi ci sono dei momenti in cui era serissimo e quando è serissimo dice delle cose che in effetti si combinano molto bene a quello che dice Calogero, perché per esempio in questo scritto qua, Sorte dell'Europa, scritti a cavallo tra la fine del fascismo e l'inizio del dopoguerra, dice che bisogna dare agli italiani pensiero e giudizio. E dice che non è l'ignoranza che fa paura, che gli dispiace, ma è la mancanza di pensiero e di giudizio. E poi dice: le cognizioni di fondo non valgono se non come guide del giudizio, e poiché il giudizio elimina le cognizioni che non gli servono, basta un numero limitato di cognizione a fare colta una mente illuminata feconda, cioè basta poche cognizioni ben calibrate per evitare quel panenciclopedismo, panlatinismo che viene giustamente criticato da Calogero. Cioè, e questo tra l'altro nel 1944 già intuiva molto bene Savinio qual era la direzione e le cose che bisognava fare per ricostruire la mente degli italiani. Le cose sono andate un po' diversamente, ancora oggi ci troviamo a discutere di queste cose e questa è appunto, dicevo, la parte più deprimente della faccenda. Dicevo, proprio per introdurci e capire quanto era spiritoso, lui fa 30 anni fa e oggi. Allora, per dire che lui non è affetto da quella sindrome della prospettiva rosa, cioè una volta era tutto meglio, no? Eccetera, eccetera. Lui che sta scrivendo nel 55 dice: se paragono i 17enni e 18enni che oggi entrano nella facoltà di lettere a me, che sulla fine del 1921 varcavo le soglie della vecchia sapienza, trovo che la loro situazione generale è per molti aspetti migliorata in confronto alla mia di allora. Per fare una gita in campagna io dovevo allora andare in bicicletta facendo una fatica del diavolo nelle salite, non era ancora in uso nemmeno il cambio di velocità e se volevo portarmi appresso una ragazza dovevo andare a piedi. Adesso i giovani della stessa modesta mia condizione di allora si muovono in motoretta, non fanno fatica nelle salite e possono caricarsi dietro la ragazza, sfuggendo così più facilmente ad eventuali controlli e proibizioni degli anziani. Si comprende perciò anche l'orrendo chiasso che essi fanno dando tutto il gas ai loro motorini anche quando non occorrerebbe e magari sopprimendo il silenziatore. È il loro canto di gioia per la conquistata maggiore libertà. Bisognerà bene a un certo punto trovare il modo di sopprimere questi fragori perché gli anziani non periscano di un nuovo morbo auricolare, ma non c'è dubbio che i giovani hanno il diritto di essere contenti di tali loro nuove possibilità autoeducative. Allora, secondo me in questo brano qui c'è un po' tutto lo spirito, anche il divertimento che si può trovare nel volume, ma anche l'idea di libertà, cioè che non dobbiamo pensare che ci sia qualcosa di negativo nelle nuove libertà riconquistate, nella possibilità dal punto di vista dell'autoeducazione e anche del divertimento che deve legare l'autoeducazione e il modo in cui la scuola deve accompagnare questo tipo di cose. E questo fa il pari con l'ultimo capitolo, quello nell'appendice, dove si parla del gioco. Io non credo che lui avesse letto Huizinga, l'Homo Ludens, che l'Homo Ludens di Huizinga può darsi che avesse letto perché era del 34, 35, ma comunque le idee sono abbastanza simili. Huizinga, ancora prima dell'Homo Ludens, aveva scritto un altro saggio in cui ancora più chiaramente diceva che cultura uguale gioco. Cioè, in realtà, la cultura non è altro che la possibilità di imparare a giocare per tutta la vita.
cioè non a smettere di giocare nell'infanzia, ma a continuare a giocare per tutta la vita. E quello che lui dice nell'ultimo capitolo, in fondo, è proprio questo. Ma non solo, cioè lui è un liberale autentico, è la quintessenza del liberale, non è neanche strano e neanche appunto eccentrico come liberale, perché ha proprio il carattere tipico di chi secondo me deve essere liberale, cioè deve pensare che la libertà propria è importante quanto quella degli altri, qualunque siano le condizioni da cui partono gli altri. E lui fa questi paragoni quasi con uno spirito di carità, cioè quando lui dice, quando ero, perché lui è stato antifascista chiaramente, del Partito d'Azione, poi fondatore del Partito Radicale ed è stato anche imprigionato dai fascisti, e dice quando ero in galera io in fondo, credo sia stato 2 mesi e mezzo, 2 o 3 mesi, non mi sono mai annoiato perché nella mia mente riecheggiavo tutte le poesie latine, Orazio, eccetera, cose che mi ero imparato a memoria e che mi piacevano, che mi intrattenevano. E, mentre persone di condizioni culturali e economiche non privilegiate come le mie vivevano in maniera molto più pesante questo tipo di prigionia perché per tutto il giorno non avevano questi appigli mentali a cui attaccarsi. Lo ripete molto spesso, questo, anche tu lo ricordi nell'introduzione. E questo è importantissimo, cioè è proprio il valore che ha la cultura, la capacità di formarsi una propria cultura attraverso le cose che ci piacciono, cioè quindi inventarsi anche tutto un proprio curriculum sulla base di ciò che ci piace e non sulla base di ciò che ti viene imposto variamente da varie istituzioni, che fa sì che poi ti puoi salvare in tantissime situazioni, in tantissime... C'è molto di... Io mi immedesimo molto in questa cosa qua, non so se anche tu, Claudio, però personalmente io ho sempre fatto questo, cioè nel senso che io ho fatto filosofia perché mi piaceva fare filosofia, non certo perché pensavo di guadagnarci, di fare una vita abbiente, anzi il mio criterio è sempre stato quello, vediamo che cosa mi offre la situazione, il mercato per fare quello che mi piace di più e che mi sembra anche più lungimirante. Effettivamente la filosofia qua è importante, è un tipo di filosofia che è un po' la chiave, il passepartout di tante altre cose. Se lo sto facendo lunghissima, ma comunque adesso finisco. Mi veniva in mente, leggendo Calogero e leggendo anche Claudio Giunta, una frase che in realtà non c'entra niente, però di Camus, che a un certo punto nella caduta dice se non si ha carattere è il caso di darsi un metodo, no? Allora, qui il liberale che c'è è uno che ha un grande carattere, cioè Calogero è uno, tra l'altro, che è anche un privilegiato dal punto di vista della formazione, come tu ricordi nell'introduzione, ha fatto il liceo classico al Tasso di Roma, il meglio che si potesse avere, è stato un precocissimo filosofo, ha scritto praticamente tutti i suoi trattati di logica entro i 30 anni, è andato in cattedra prestissimo, però mantiene questo spirito così assolutamente semplice nel dire le cose. E, e appunto si vede che ha carattere, insomma, che ha costruito, tra l'altro si era laureato in lettere, non in filosofia, poi insegnerà filosofia, eccetera. Però c'è anche un metodo. Io ho sempre pensato, lo dico anche un po' nel mio ultimo libro su come siamo diventati stupidi e sulla immodesta proposta di tornare intelligenti, che oggi il metodo serve ed è proprio il metodo che indica lui, naturalmente che va molto arricchito, cioè ogni singola cosa che uno studia ha bisogno di una capacità di darsi un metodo che sia il più libero possibile e che sia pertinente rispetto agli argomenti che si trattano. Lui fa soprattutto esempi che riguardano la geografia e la storia, cioè criticando i modi pedestri con cui si fanno imparare a memoria le capitali piuttosto che una serie di cose geografiche e mostrando invece il modo alternativo, oppure anche parlando della storia, eccetera. Comunque lui indica sempre un metodo. Poi c'è un metodo più generale, che è proprio filosofico, che è quello del dialogo, sostanzialmente. Cioè quello che conta è questa capacità dialogica che mette in moto lo spirito critico, critica anche, che so, l'iperlatinismo
per cui sarebbe quello il motore della capacità di ragionare, no? E lui spiega perché invece a suo parere non è vero, ma lui stesso mette in atto quest'arte del dialogo perché continuamente dialoga con suoi oppositori, alcuni marxisti per esempio, peraltro personaggi importantissimi, Cesare Cases, Lucio Lombardo Radice, che pure hanno moltissimo da insegnare proprio anche sul pensiero critico, ma che però si trovano in disaccordo su queste sue idee appunto radicali di tipo liberale, sul fatto che i programmi non ci dovrebbero essere, che bisognerebbe fare meno esami all'università perché quello ti irregimenta troppo il tuo curriculum. Insomma, queste idee molto liberali su cui è facile obiettare. Ecco. Cioè, quindi lui prende le obiezioni e comunque argomenta per dire che hanno comunque un senso le sue posizioni. Che altro posso dire? Quindi il suo metodo è sostanzialmente un metodo socratico, sostanzialmente. È interessante, secondo me, a proposito di uno di questi dibattiti che lui eh, mette in atto con alcuni personaggi, perché lui scrive questi articoli su Il mondo di Pannunzio e talvolta ci sono delle risposte o sullo stesso mondo o su altri giornali. Lucio Lombardo Radice è interessante perché tra l'altro era uno dei miei eroi quando ero ragazzino perché avevo letto il suo libro sull'infinito che era una specie di introduzione alla logica che era veramente fatto molto bene, un matematico veramente di grande livello, marxista e è interessantissimo perché indica come motore del pensiero critico il pensiero scientifico ma poi ricade negli stilemi classici della cultura italiana dove invece di fare gli esempi della letteratura dice vabbè allora bisognerà studiare Galileo, grandi esempi no, di personaggi e questo secondo Calogero è un errore, cioè è un errore perché non si capisce perché bisogna prendere ad esempi canonici, invece di lasciare ancora una volta la libertà assoluta allo studente di scegliersi lui, i suoi eroi e le persone con cui dialogare. Questo è molto interessante perché io ho sempre pensato che in Italia un motore fondamentale del pensiero critico è effettivamente il pensiero scientifico, ma è un pensiero scientifico che in realtà coincide con il pensiero umanistico, soprattutto se lo si vede alla maniera di Calogero, dove poi non ci sono i santini, dove ci sono quelli... Per esempio, guardate, noi sono appena stato a sentire una cosa su Leonardo, forse ce l'hai tu, perché vi consiglio di dare un'occhiata in girate per la città, ci sono dei manifesti di questa artista molto brava, si chiama Sabrina D'Alessandro, che ha fondato l'URPS, che è l'Ufficio Resurrezione Parole Smarrite, e questo mi ha ricordato anche questo Calogero, perché lei cosa ha fatto? Ha preso il codice tribulziano di Leonardo, dove ci sono 8.000 parole annotate da Leonardo, e tra l'altro è uno di quei codici dove Leonardo sì, esprime il suo genio, ma è il suo genio da autodidatta che sta cercando di imparare delle cose, no? Che sta cercando di imparare cose di architettura, eccetera. E cosa dice Calogero sul latino? Molto meglio imparare le parole che non imparare invece la sintassi. Ti rende più, anche sempre nello spirito di dire delle cose pratiche molto semplici che fanno, diciamo, che ti mettono in moto in maniera più efficace quella forma di dialogo che poi lui propone. Appunto, questo è un esempio, secondo me, Leonardo parlante, di come appunto si fa parlare un grandissimo personaggio dove la parola fondamentale è esperienza, una delle parole fondamentali di Leonardo, dove i maestri a cui si appella Leonardo sono i maestri di quelli che poi hanno scritto, quindi non appunto le autoritates no, a cui fare riferimento, ma in realtà l'esperienza da cui è derivata tutta la letteratura a cui noi facciamo riferimento. Quindi qualcosa comunque ancora di molto pratico, di vicino alla vita comune. Non so se ho deviato troppo dall'essenza di quello che secondo me
dice Guido Calogero. Certo, tutto questo è calato nei dibattiti sulla scuola, è molto spiritoso, come avrete intuito dalle cose che dicevo prima, è un buon argomentatore, è un esempio ancora adesso di prosa che secondo me andrebbe adottata nel dibattito pubblico. E quindi hai fatto bene, Claudio, a fare questa operazione. Spiriti autenticamente liberali di questo genere nel campo educativo, insomma, non so se ce ne sono tanti. A me è venuta in mente un'altra citazione a proposito del liberalismo più generale rispetto a quello economico che si declina nei vari modi, ed è un altro pensatore che non si sa bene se sia di destra, di sinistra, eccetera, il fondatore del populismo russo, Herzl, che diceva questo: la libertà non troverà pace finché tutto ciò che è religioso, politico e io aggiungerei anche educativo non sarà mutato in qualcosa di umano, di semplice, di soggetto alla critica e alla confutazione. Questo è Herzl dall'altra sponda, che io ho trovato spesso citato da Isaiah Berlin, un altro grande liberale del Novecento. E anche lui, come Calogero, si appellava alla semplicità del... Ecco, c'è un altro capitolo che mi sembra carino citare, ma insomma si potrebbe andare all'infinito, sul fatto in cui lui preconizza una società, forse è lo stesso in cui si parla del gioco, non vorrei far confusione, ma comunque preconizza una società in cui cioè, se il lavoro sarà frustrante come lui lo dipingeva a quei tempi e poi non è che sia cambiato molto, è chiaro che bisognerà puntare molto sul tempo libero e il tempo libero sarà appunto qualche cosa in cui non bisogna annoiarsi. Allora a cosa serve la cultura? A cosa serve l'educazione? A formare delle menti che poi in qualunque situazione non si annoieranno mai, ma troveranno sempre qualche cosa di bello da fare. E adesso niente, andiamo con ordine. Do la parola a Claudio Giunta, poi a Andrea Chino. Grazie. Che è la più importante perché lei conosce Perché vado alle scuole. la scuola. Grazie, buonasera. Dico 3 cose rapide perché appunto vorrei sentire gli altri, avendo fatto questo libro, avendo curato questo libro, non vorrei parlarne troppo. Dico 3 cose, una su di lui, Calogero, una sul libro e una sulle idee contenute nel libro. Immaginando che nessuno ne sa niente o pochi ne sanno qualcosa. Guido Calogero era un genio, cioè stiamo parlando di uno dei grandi intellettuali del XX secolo, uno dei 20 grandi intellettuali italiani del XX secolo, che ha cominciato in maniera trionfale, diventando professore molto presto, il pupillo di Gentile, il più intelligente della sua generazione, una padronanza delle lingue classiche che aveva dell'incredibile, per quello che mi dicono coloro che l'hanno conosciuto, e 3 volumi di filosofia teoretica stampati prima dei 40 anni per Einaudi negli anni 40, e una serie di altri libri. E poi una senescenza dolorosa, perché ha una malattia invalidante che lo blocca in sostanza, fa la depressione e la demenza, non so molto perché di questo non parlano i biografi, però dagli anni 60 in poi vivrà ancora fino agli anni 80, Calogero è un po' fuori dai giochi perché appunto invecchia molto male con una malattia che lo priva della voce, insomma, della voce nel senso del raziocinio e della capacità di lavorare come filosofo, però era il più bravo di tutti della sua generazione e chi me ne ha parlato, De Mauro, mi ricordo, me ne parlo moltissimo, ancora adesso Sasso ancora ne parla e altri che l'hanno conosciuto ne parlavano come un miracolo. Ed era stato insegnante di filosofia all'Università di Firenze, poi di Pisa, poi di Roma, ma la cosa importante della sua vita è che va in Inghilterra per 5 anni a fare il direttore dell'Istituto di Cultura, va in Canada, impara l'inglese, cosa rarissima per gli intellettuali di quel tempo. Questo cambia tutto, perché tanto scrive molto meglio degli italiani. Succede anche a Meneghello, che va a Reading e impara a scrivere in italiano. Quindi la prosa, la prosa saggistica di Calogero è una prosa molto inglese, sembra di leggere Orwell, ed è un complimento enorme naturalmente. È il più anglosassone dei nostri saggisti, anche perché appunto sapeva l'inglese, adorava Dewey, eccetera, eccetera. E poi collabora al Mondo in maniera massiva, perché questi sono 50 e più saggi che lui scrive per il Mondo. Di scuola si occupa perché gli intellettuali a quel tempo si occupavano di scuola, oggi non si fa più, ma si faceva un tempo, si faceva bene e naturalmente avendo insegnato a scuola per un paio d'anni al Tasso, quindi una scuola super elitaria,
e occupandosi di educazione, logica e filosofia, era naturale per una persona intelligente scrivere di scuola sul mondo, e in quegli articoli travasava anche la sua conoscenza del metodo anglosassone, delle scuole anglosassoni, che sono un po' il modello che lui ha in testa quando scrive di scuola. Questo era lui. Io il libro l'ho letto tanti anni fa, perché mi occupo di scuola, quindi leggo tutte le cose, leggo il più possibile. E mi è subito parso il più bel libro sulla scuola che io conoscessi. Quindi nei successivi 10-15 anni ho detto a ogni conversazione: conosci questo libro che è il più bel libro sulla scuola che esista? Nessuno lo conosceva. Allora, qualche anno fa, ho cominciato a fare il giro delle 7 chiese, andavo nelle case editrici e dicevo, anzi sono andato da Einaudi prima, ho detto, ma che non ristampate questo volume del 57, poi ristampato nel 65, che è un bellissimo libro? E la risposta dei amici di Einaudi è stata: no, un libro sulla scuola di 60 anni fa, ma sei scemo, sei. Allora poi ho chiesto a Feltrinelli, ho chiesto a tutti quanti, brandendo sempre il libro, e a tutti gli editori di sinistra, Einaudi, santo Dio, certo, saggio Einaudi arancione, e poi sono finito a parlarne con Alberto Mingardi, che è il più intelligente della sua generazione, rimanga agli atti questo, mi ha detto: facciamolo noi. E a me piaceva molto l'idea che un libro Einaudi degli anni 50 finisse al Bruno Leoni, una perfetta parabola ideologica, cioè, insomma, perfetto. E quindi l'abbiamo fatto, e grazie anche a Filippo Cavazzoni, insomma, all'entusiasmo e all'intelligenza di un piccolo editore che ha avuto il coraggio di fare questo librone. Quindi il senso è che il catalogo Einaudi dovrebbe passare tutto praticamente all'Istituto Bruno Leoni, e avremo dei vecchi libri molto belli che non si possono più leggere perché Einaudi nel frattempo stampa altre cose, forse un pochino meno belle anche sulla scuola. Questa è la seconda cosa sulla storia del libro. La terza cosa è quello che il libro dice. Allora, il libro dice un mucchio di cose interessanti, su cui io non so se sono d'accordo. Cioè, la verità è che io non è che sia un ammiratore sconfinato delle cose che dice Calogero. Ma poi in realtà nessuno è... Quando si parla di scuola, nessuno ha le ricette giuste. Cioè uno alle volte è conservatore, alle volte è progressista, dipende da che scuola, dipende da tante cose. Però la cosa che mi interessa moltissimo di questo libro, e l'ho messa nell'introduzione, è la discussione che Calogero fa con Cesare Cases, che io considero il più bravo, forse il più bravo saggista della sua generazione, e che era ovviamente comunista, non solo di sinistra o marxista, era proprio comunista. Allora adesso vi leggo due passi della polemica, e voi mi dovete dire chi è il conservatore e chi è il progressista. Allora, questo è il primo passo, che dice: i programmi, senza fare molta fatica, hanno un gran merito, quello di essere dei programmi. Ora si tratta di procedere alla definitiva eliminazione di questa garanzia che gli italiani mandino i loro figli a scuola aspettandosi che imparino qualche cosa e senza potersi lamentare se poi ciò qualche volta effettivamente avviene, nonché dell'ultima garanzia che essi possono avere un patrimonio spirituale comune. I programmi, le cose, le discipline, il patrimonio spirituale comune. Bisognerà quindi chiedere agli insegnanti italiani, anche delle scuole medie superiori, di rinunciare a buona parte di una libertà didattica diventata socialmente controproducente e costringerli a fondare il loro insegnamento su tecniche così semplici come i questionari, i commenti letterali, i riassunti, le definizioni, le analisi delle idee, richiedendo esattezza e uniformità e combattendo spietatamente l'approssimazione e l'impennata. Cioè la libertà è proibita a scuola. Questo era un brano. Questo è l'altro. Secondo brano. Credo che in nessuna parte del mondo si legga tanto Rousseau quanto in Italia. Ma chi poi crede da noi al valore positivo, creativo, della libera spontaneità del fanciullo? Anche i laici più inveterati in Italia credono al peccato originale. Il ragazzo è originariamente sbagliato, storto e deve essere fatto soffrire durante tutta la fanciullezza e l'adolescenza per diventare adulto. Egli vorrebbe divertirsi, no, deve sgobbare. Egli vorrebbe leggere libri piacevoli, egli vorrebbe sentire parlare di problemi che lo interessano. No, deve sentire parlare di problemi che interessano i suoi maestri o che i programmi del ministero presuppongono che interessino i suoi maestri, i quali poi troverebbero forse più interessanti i problemi suoi. Dov'è la destra, dov'è la sinistra? Chi è? Il primo è Cases, che dice, come diceva Gramsci, i bambini devono essere legati al tavolo e devono imparare le declinazioni latine e tedesche. E il secondo è invece il nostro Calogero liberale. E quello che a me pare, e chiudo su questa riflessione che sottopongo ai miei amici qui al tavolo, è che per alcune spiegabili ragioni le posizioni negli ultimi decenni sono totalmente invertite. Cioè adesso in realtà la libertà è un cavallo di battaglia dei progressisti e la costrizione, i programmi, il fare Manzoni in secondo anno per tutti quanti quelli che nascono su questo territorio è una posizione di destra.
E a me interessa molto questa cosa qua. E io non so con chi sono d'accordo in realtà. La cosa interessante è che un po' sono d'accordo con entrambi. Cioè vorrei legarli, però lasciarli anche liberi. Che non si può fare probabilmente. E poi il sale di questo libro è forse della vita stessa, insomma. Ecco. Questo è quanto. Andiamo in là. Io direi che Laura Galli che appunto ci può dire che cosa succede adesso nella scuola e come possono riecheggiare le idee molto radicali di Calogero e molto, molto provocatorie in realtà. Ci sono un sacco di spunti in questo libro, tantissimi, e Calogero evidentemente la scuola la conosceva bene, ma conosceva la scuola degli anni 50, il liceo classico degli anni 50. Io parlo della mia esperienza in un liceo economico-sociale del 2025. Io mi chiedo cosa avrebbe detto Calogero calato in una classe delle mie, che cosa avrebbe pensato? Non lo so. E non so nemmeno io che cosa pensare, sinceramente, perché la scuola è una cosa complicatissima. Cambiano continuamente gli studenti. Io penso all'esempio che si leggeva prima della motoretta e l'inno giusto alla modernità. La motoretta oggi si chiama intelligenza artificiale che mi fa i compiti. Il divertimento, il pensiero critico e tutte queste cose lì è subappaltato a ChatGPT o le altre intelligenze artificiali che sono utilizzate quotidianamente dai nostri studenti. Che cosa avrebbe detto il filosofo morale, l'epistemologo, se si fosse trovato calato in questa realtà? Non lo so. E d'altro canto trovo invece che ci siano una serie di temi che siano assolutamente attuali. Uno, quello della valutazione. Uno di questi saggi è incentrato sul tema della valutazione e la valutazione è uno dei grandi problemi della scuola. Noi teoricamente siamo pubblico ministero e giudice insieme. Noi dovremmo provare a formare i ragazzi, a insegnare, poi li interroghiamo e li valutiamo su quello che noi abbiamo insegnato loro. Siamo in una posizione che è a dir poco schizofrenica. Quindi quando Calogero evidenziava i problemi relativi alla valutazione, io mi rendo conto che quel problema degli anni 50 non è stravolto come il problema del senso critico dall'avvento dell'intelligenza artificiale, ma è ancora esattamente quella cosa lì. E poi ci sono un sacco di altri temi che vengono toccati e analizzati, come dicevano giustamente i relatori che mi hanno preceduta, con una prosa strepitosa e una logica cristallina. Per esempio, il tema dell'adozione dei libri di testo. Io faccio la guerra ogni anno nel mio dipartimento di lettere della mia scuola, perché io non voglio un certo libro di testo di storia, ma devo adottarlo perché la maggioranza dei colleghi vuole quel libro lì e io lo devo usare, lo devo adottare, devo imporre alle famiglie dei miei studenti di acquistare quella cosa lì che io non voglio, e quindi loro lo prendono e allora facciamo questo bellissimo gioco, facciamo debunking del libro di storia a scuola. E questa cosa ha anche diciamo, un bel effetto, perché ai ragazzi, fortunatamente, ecco, ai ragazzi qualcosa è rimasto, non c'è solo ChatGPT, la voglia di essere ribelli. Quando ai ragazzi si dice no, ma guardate che il professorone lì sta dicendo una fesseria, ecco, diventi il loro idolo e allora poi ti seguono, e questo è il bello della scuola, è il bello di stare con i ragazzi. Però poi arriva, di nuovo, torno, la valutazione. E quindi, ecco, quando ho letto questo libro per me è stato davvero un pugno nello stomaco, perché affronta una serie di temi che sono attualissimi, quale quello della valutazione, quello dei programmi, quello del imporci di fare, di dire delle cose che ai ragazzi non importano per nulla. Prima parlavamo
di Manzoni. Io leggo Manzoni in seconda, leggo I Promessi Sposi integralmente, sono di Lecco, li leggo orgogliosamente, li amo e tendenzialmente riesco anche a farli amare. Ma in terza, a dei ragazzi che faticano a mettere insieme un periodo di senso compiuto, noi imponiamo Guido Guinizelli nel primo trimestre, che in confronto Manzoni è una passeggiata di salute. E questo è il problema. E questo è il problema dei programmi, ancora più che Manzoni. Noi partiamo dalla letteratura più complicata da digerire e assimilare, e poi forse alla fine arriviamo alla fine della quinta a leggere degli autori che magari gli studenti che ormai hanno 18 anni e mezzo riescono a digerire in qualche modo. Ma noi ai sedicenni facciamo leggere Guittone d'Arezzo, signori, qua il problema è altro che Manzoni. E quindi sì, il problema del programma è un problema devastante, è un problema davvero devastante. E come si risolve io non lo so, perché mi sono fatta un sacco di domande leggendo questo libro, che cosa farei io? E io sinceramente non lo so. Resto con le domande. Ci sono anche c'è anche un altro problema. Noi facciamo un sacco di incontri, l'orientamento in uscita a scuola, facciamo l'orientamento in uscita e diciamo ai ragazzi esattamente quello che diceva Armando prima, no? Fate quello che vi piace. Il problema è, prof, io non l'ho mica ancora capito quello che mi piace, io non lo so. Quindi se dobbiamo ripensare la scuola in termini di apprendimento attivo, di dialogo, dobbiamo riuscire forse a ricollegarci, riconnetterci con i nostri ragazzi per cercare di stimolare un interesse verso qualcosa, indipendentemente da che cosa, interesse verso qualcosa, perché molti di loro dicono, prof, io non lo so che cosa mi piace, io non lo so che cosa mi interessa. E questi sono problemi che forse Calogero non aveva, forse al tasso degli anni 40 gli studenti avevano una tale voglia di uscire, di sperimentare, di apprendere, di conoscere, che la ricerca dell'interesse era l'ultimo dei loro problemi. Adesso è il primo. E quindi, ecco, per me questo libro è stata un'occasione per ragionare su tutti questi temi. Ripeto, ho più domande che risposte. Mi chiedo che cosa avrebbe pensato Calogero se si fosse trovato nelle classi di oggi, e non lo so, forse gli altri relatori possono illuminarmi, io non lo so. Grazie. Grazie. No, grazie. No, tra l'altro questo mi fa venire in mente una cosa che lui dice che sembra che è ancora molto attuale, che è utile per un intervento di Andrea Chino, che è un economista. Lui è contro la scuola professionalizzante. Lo dice chiaramente Calogero, dice no, bisogna formare delle menti aperte e poi non è che devono essere formate per un certo lavoro. Forse oggi è ancora più attuale, anche se però in un altro passo dice anche delle cose positive sulle scuole tecniche. Dice accanto al liceo bisogna incrementare le scuole tecniche, che dice che allora, questo non lo sapevo, lo prendo da lui, ed erano ancora poco sviluppate. Questo secondo me è un tema molto attuale. Io ritengo, proprio alla luce di quello che dicevi tu, anche sulla questione ChatGPT, non ChatGPT, eccetera, che oggi questa idea che bisogna formare una cultura agile e comunque aperta, a partire da qualche cosa che gli interessi, ma che può essere qualunque cosa, e credo che questo sia il tema. Cioè il tema è un pensiero critico che abbia anche una sorta di canone. Cioè, lui si capisce che è contro i programmi, è contro anche una sorta di... Ma oggi forse il canone può essere ancora attuale. Manzoni messo dentro il canone va bene, secondo me, magari altre cose no. L'idea che non ci devono essere lacune, ha ragione Calogero, perché mai
uno deve sapere tutto, ma quando mai? Cioè, quindi le lacune non ce ne importa assolutamente niente, se uno ha imparato bene alcune cose che gli danno un metodo, appunto, prima parlavo del metodo per quello, ma su questa cosa degli interessi posso dire una cosa, un'esperienza personale un po' alla Calogero. Io andando a presentare questo mio ultimo libro sul pensiero critico, Come siamo diventati stupidi, sono andato in alcune scuole. Sono andato al liceo Cagnazzi di Altamura, per esempio, dove abbiamo fatto proprio una cosa sul pensiero critico, e anche un altro liceo di Maglie, sempre in Puglia. La cosa che mi ha colpito che, ecco, interessatissimi questi ragazzi, erano tutte delle quinte in realtà, poi magari interessati anche a fare delle scelte dopo. Hanno anche fatto uno spettacolino basato sulle idee di John Stuart Mill, insomma, e quelli di Maglia a un certo punto, visto che mi hanno fatto anche una specie di standing ovation, quando ho spiegato come io ho incominciato a occuparmi di fisica, perché suonavo, ecco, a proposito, a me piaceva suonare la chitarra quando avevo 15 anni, siccome non ero mai soddisfatto dell'accordatura della chitarra, ho scoperto che c'era un modo, che c'erano questi battimenti, cioè quando due suoni sono molto vicini, creano delle ondulazioni particolari, e da lì mi sono messo a studiare la fisica, cioè la fisica del suono e poi la fisica. Allora anche questo a me sembra molto lo spirito di Calogero, cioè uno deve partire da un interesse qualunque, può anche non c'entrare niente con la scuola. Lui fa l'esempio di quello che aggiusta il motore, quel genio del mio amico, direbbe Lucio Battisti, no? Che ho scoperto oggi che era un meccanico, l'ho scoperto leggendo il giornale di oggi. No, sa aggiustare bene il motore. Benissimo, quello è un sapere, una passione da cui possono poi diramarsi tantissime altre conoscenze, purché si sia appunto guidati dai propri interessi. Quindi capisco che è difficile individuare l'interesse, magari perché pensano che debba essere un interesse legato ai programmi scolastici, magari invece a casa loro hanno, che ne so, magari gli interessano la letteratura fantasy, che ne so, e allora da lì uno parte e va a vedere che cosa c'è. Qualunque cosa sia, purché lo interessi, può essere un punto di partenza. Ehm, Però tornerei proprio alla questione cioè la scuola oggi come deve essere dal punto di vista dell'economia, dello sviluppo economico, no? Allora qui siamo liberali nel senso larghissimo di Calogero, che è quello secondo me fondamentale, come liberi pensatori. Poi c'è la libertà economica, ci sono tutta una serie di altri problemi che si legano, e forse il liberalismo poi va declinato in tante altre forme. Qui c'è anche molto il liberalismo, diciamo, civile, c'è molto come devono essere fatte le istituzioni, se la scuola deve essere cattolica o non deve essere cattolica, eccetera, eccetera. Tutta una serie di battaglie laiche molto importanti ci sono nelle regioni di Calogero. Andrea Chino. Grazie. Permettetemi di iniziare ringraziando l'Istituto Leoni per avermi offerto l'opportunità di leggere questo libro, ma non è un ringraziamento di circostanza abituale in queste situazioni, è un ringraziamento quasi imbarazzato, perché io questo libro non l'avevo mai letto, no? Non sapevo che cosa Calogero avesse scritto sulla scuola, non sapevo nemmeno che avesse scritto sulla scuola, vi devo confessare. E mi trovo a essere quasi totalmente d'accordo con le cose che ho scritto, ma peggio, trovo che molte delle cose che molto più modestamente io ho scritto in questi anni sulle pagine del Corriere, ricerche scientifiche che ho fatto, Sole 24 Ore, qualche libro, sono scritte, sono le sue parole. E se uno di molti meno che 25 lettori avesse letto quei miei articoli, direbbe: ma come, questo usa le parole di Calogero e non lo cita? E quindi mi trovo in una situazione molto imbarazzante. Però una cosa che mi ha colpito, non ho conosciuto Calogero, quindi non so se questo sia vero, però una cosa che mi sembra di poter dire, forse voi è che sicuramente è una persona molto convinta delle sue idee, cioè dalle sue pagine non traspare il dubbio, molto poco. Io sono molto d'accordo sulle cose che scrive, però su alcune
mi occupo di econometria e di statistica, una stima puntuale ha un margine di errore intorno, uno può essere più o meno confident che la stima, che il valore sia proprio quello. Ecco, su alcune delle tesi non ho la stessa, mi sembra, sicurezza che lui ha, ho un po' più di dubbi. E pur scegliendo quella stima lì, cioè scelgo comunque quella strada lì, ma con più dubbi. E è interessante che mi hanno segnato due cose di cui avrei voluto parlare in questo contesto. Una è proprio quella dei programmi scuole professionalizzanti, trekking, e l'altra è l'intelligenza artificiale. Riguardo alla prima cosa, traspare dal libro in un sacco di questi articoli questa preferenza per la scuola anglosassone, che è una scuola che ha questa caratteristica che lui sintetizza bene e che ho sintetizzato anch'io in molte occasioni, cioè è una scuola il cui obiettivo è interessare lo studente a qualcosa. La scuola italiana ha invece come obiettivo di coprire un certo quantitativo di sapere che lo studente deve avere. Calogero è assolutamente, con totale certezza, a favore di una scuola che stimoli l'interesse di una persona e non a coprire un benché minimo set di cose che quella persona dovrebbe sapere. Anch'io tendo appunto a appoggiare questa conclusione, anche perché ho 4 figli, ormai oltre 30enni, e una cosa che mi stupiva sempre, ma in realtà un po' era vera anche per me, non li vedevo mai tornare da scuola dicendo oggi mi sono interessato a qualcosa, mi sono divertito, che appassionante le cose che mi hanno detto oggi. Succedeva per qualche materia, ogni tanto, ma in generale la scuola era noia. Eppure non hanno mai avuto un'insufficienza, sono andati benissimo, stanno facendo carriere di cui posso solo essere fiero. Non erano certo persone che non studiavano, ma la scuola non appassionava. Se voi guardate ragazzi delle scuole anglosassoni, sanno molto poco, però sono appassionati a quello che fanno. Cioè, tornano a casa e dicono, oggi ho fatto un corso di cucina, oggi ho fatto un corso di fotografia. Allora, secondo me questa è la domanda fondamentale. E si dettaglia anche in altri aspetti. Per esempio, la scuola europea è una scuola in cui si chiedono agli studenti di scegliere dei programmi a menù fisso, come andare a un ristorante in cui tu non puoi scegliere che cosa mangiare, ma devi prendere quel menù lì. E questa è una cosa su cui mi sono scagliato varie volte dicendo dovremmo fare dei menù alla carte. E quindi perché costringiamo i ragazzi a 13 anni a scegliere se fare il liceo economico-sociale piuttosto che il liceo classico, piuttosto che scientifico? Facciamo delle scuole in cui lo studente può sia imparare a aggiustare un motore, l'esempio del motore l'avevo proprio usato in un articolo, ma anche tradurre Cicerone o leggersi una tragedia greca. E poi deciderà se vuol fare il motore o il grecista o il matematico. I miei figli, per esempio, hanno tutti fatto carriere scientifiche, ma 3 di loro hanno studiato al classico, l'ultimo no, e avrebbero voluto modulare in modo differente durante i 5 anni di liceo la quantità di ore dedicate a una materia piuttosto che all'altra. E nella scuola italiana questo è impossibile. Erroneamente, quello che è stato fatto dalla scuola italiana con le riforme più recenti non è stato di introdurre i menù à la carte, ma è stato di aumentare i ristoranti a menù fisso. Cioè adesso ci sono tanti tipi di licei, ma sempre a menù fisso, ed è costosissimo passare da un liceo all'altro. Cioè il contrario di quello che avremmo dovuto fare. D'altro canto, non solo, ma con un'altra aggravante di cui tra l'altro mi sto occupando adesso, questo fatto che diamo agli insegnanti della terza media, e questo lo fanno anche altri paesi europei alla fine della scuola primaria, questo compito di indirizzare gli studenti su che cosa devono fare il cosiddetto consiglio orientativo.
E guardate, non c'è uno straccio di evidenza sperimentale, ma di evidenza di alcun tipo, sul fatto che gli insegnanti siano veramente capaci di farlo. E non è nemmeno chiaro quale sarebbe l'obiettivo che dovrebbero perseguire gli insegnanti nel dire appunto questa scuola va bene a te, professionalizzante deve fare questo, o questa va bene a quest'altro. Quale dovrebbe essere l'obiettivo? Predire a questa persona la scuola in cui farà meglio? Se noi dessimo a un programma di machine learning il compito di fare questa predizione, questo programma sicuramente userebbe lo stato economico-sociale della famiglia, il genere, lo stato di immigrato, tutte cose che noi invece pensiamo non debbano essere usate perché replicherebbero le distorsioni che la società già ha al suo interno. E allora che cosa deve fare l'insegnante? Deve predire dove lo studente va meglio e usare quelle informazioni, oppure fare altro? E cosa d'altro? E poi, per esempio, c'è questo problema del fatto che le ragazze non fanno materie STEM. Quindi la raccomandazione dovrebbe spingere più ragazze a fare materie STEM anche contro il loro desiderio? Ecco, immaginatevi una scuola che per non so quanti anni si è basata sul tracking, cioè scuole professionalizzanti, in cui un insegnante in terza media a 13 anni deve decidere dove mandare questi studenti e non ci siamo mai posti il problema se, primo, il sistema del tracking sia un sistema ragionevole, secondo, se gli insegnanti siano bravi, siano capaci di dare i consigli orientativi giusti. Ecco, io credo che il problema non sia... il problema è fondamentale da un punto di vista economico, perlomeno per quelli che studiano economia dell'istruzione, è che 13 anni è troppo presto per prendere queste decisioni. E quindi dovremmo muovere la scuola italiana verso una scuola anglosassone in cui gli studenti possano modulare, come in un ristorante à la carte, il tipo di istruzione che vogliono percepire. E credo che questo vada nella direzione di Calogero. Non arrivo però al suo estremo di dire, c'è un capitolo in cui dice abbandonare i programmi non vuol dire che non ci debbano essere dei binari dentro cui la scuola deve comportarsi. Ecco, però una volta che abbiamo detto abbandoniamo il tracking e mettiamo le scuole à la carte, qual è il set minimo di nozioni, di cose che comunque l'insegnante deve insegnare? E questa secondo me è la difficoltà, perché per esempio pensate all'insegnamento della storia o della filosofia. Ecco, un'altra delle cose di cui ho scritto, cioè perché dobbiamo far tutto con questo approccio storico. Insegniamo la filosofia per problemi. Però poi va a finire quello che succede nelle scuole anglosassoni, in cui uno magari ha studiato benissimo la rivoluzione francese, ma non sa niente di quella inglese, piuttosto che della guerra dei 30 anni o piuttosto che di che cosa succedeva in Roma antica. Per me, anche tu dicevi prima, ho più domande che certezze. Ecco, nel leggere questo libro, in particolare su questo problema, mi sono trovato a scontrarmi di nuovo con questa cosa. Io non sono sicuro di sapere, se fossi ministro dell'istruzione, fino a che punto spingerei nel fare menù alla carte. Non so, il primo, il secondo e il terzo magari lo lascerei, non lo so, adesso sto facendo un esempio, ma insomma, qualche regola bisogna lasciarla e la difficoltà è cosa lasciare. Un attimo ancora sulla intelligenza artificiale, perché anche questo è un tema di cui sto iniziando adesso un progetto di ricerca, e nel leggere questo libro io continuavo a chiedermi, mi piacerebbe molto poter chiedere a Guido Calogero che cosa ne penserebbe di questo fatto. Pensate alle differenze di forza fisica. Hanno determinato differenze di reddito, di benessere degli uomini, fino a che sono state inventate delle macchine che hanno ridotto le conseguenze di queste differenze. Ma non tutte le macchine. Per esempio il martello o l'ascia sono differenze che esaltano
le differenze di forza fisica, sono macchine che esaltano le differenze di forza fisica, non le riducono come la leva. Che cosa succederà con l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale ridurrà le conseguenze delle differenze di capacità cognitive delle persone, cioè renderà le persone, renderà l'intelligenza, chiamiamola col suo nome, meno rilevante per determinare come ci comportiamo e che risultati otteniamo, o più rilevante? Questa domanda è fondamentale perché l'AI ha il potenziale di diventare il più grande equalizzatore della storia, che le differenze cognitive, le differenze fisiche le abbiamo già praticamente eliminate. Se riduciamo anche quelle, chiama all'uguaglianza, dovrebbe essere a favore. La cosa è particolarmente importante nella scuola, perché il compito della scuola, tra i tanti compiti che abbiamo, è anche di segnalare al mercato, e qui diventa forse una cosa che voi condividete di meno, ma gli economisti pensano che uno dei ruoli della scuola sia di dire al mercato chi è più bravo e chi è meno bravo a seconda delle diverse cose che una persona può fare. Però il mercato, oggigiorno, le imprese, i datori di lavoro, vogliono studenti, vogliono lavoratori che usino l'intelligenza artificiale, che sappiano usarla in particolare. Però che senso ha che nella mia università, nelle scuole italiane si dica no, bisogna valutare gli studenti senza l'intelligenza artificiale? La mia idea è che noi dobbiamo ormai accettare che l'intelligenza artificiale è un fatto, è una componente della nostra società, così come la leva, così come il martello, così come l'ascia, così come le calcolatrici manuali che forse 20 anni fa creavano lo stesso problema, e dobbiamo semmai modificare noi il modo in cui esaminiamo gli studenti, ma esaminarli con l'intelligenza artificiale. E penso che siano necessarie delle sperimentazioni controllate per vedere che cosa accade in questo contesto. Ma io nel mio piccolo penso che negli esami che farò quest'anno all'Università di Bologna darò i soliti esami che ho sempre costruito nel mio insegnamento di econometria invece di tentare la battaglia persa di impedire l'uso di AI, battaglia persa perché è impossibile farlo con classi grandi, dirò fate quel che volete, ma datemi non solo le risposte, datemi anche la traccia delle domande che avete posto all'intelligenza artificiale. E in questo modo intendo valutare come l'individuo ha interagito con l'intelligenza artificiale, come ha posto le domande, e se potessi fare un esperimento vorrei fare questa cosa dando poco tempo agli studenti oppure molto tempo agli studenti, perché penso che la grossa differenza sia lì. Se uno ha molto tempo l'intelligenza artificiale aiuta, se ha poco tempo rischia di farti fare dei grossi errori. Credo, non so, forse mi sbaglio, ma se ero d'accordo con Calogero su tante cose, penso che lui sarebbe d'accordo su questa proposta, non sarebbe contrario all'intelligenza artificiale, non la demonizzerebbe, così come non demonizzava le motorette, e direbbe c'è, usiamola nel modo migliore. Grazie. No, posso dire una cosa su questo, perché quando lui parla del ripetere le cose a pappagallo, no? Su questo aspetto delle cose, mi è venuto in mente un articolo uscito su Sistemi Intelligenti, la rivista dell'intelligenza artificiale, un paio d'anni fa, che parlava dei pappagalli scolastici e della scuola, dei pappagalli stocastici, pardon, che erano dei pappagalli anche scolastici, nel senso che il tipo di... adesso è anche migliorata, fa meno di questi ragionamenti un po' balzani, però lui diceva è molto simile spesso il tipo di risposta che ci dà l'intelligenza artificiale a quella che danno gli studenti che cercano di cavarsela proprio perché a causa di quella cosa che bisogna sapere tutto in tutte le materie, e poi alla fine si fa una gran confusione, quindi uno piglia una cosa di qua, una cosa di là e fa questi pastrocchi, no, infiniti. Poi però, dopo aver analizzato bene questa cosa rispetto alla scuola italiana, alla fine fa un'osservazione che mi aveva colpito, l'autore che non mi ricordo come si chiamava, comunque è un numero di sistemi, intero un numero di sistemi intelligenti di un paio d'anni fa. Dice, poi, a proposito di quello che dicevi tu adesso,
se comunque si fanno più domande all'intelligenza artificiale, nel correggere queste confusioni, l'intelligenza artificiale se la cava meglio dello studente medio. Cioè, se uno fa delle buone domande e insiste, eccetera, eccetera, lei ha quella base di dati che gli permette poi di correggere il tiro e di arrivare. Va aggiunto anche che se vuoi convincerla di cose stupidissime lo puoi fare. Per esempio, Parisi l'ha convinta che 4 per 5 fa 25. Ci ha messo un po', però dopo un po', insomma, argomentando, eccetera, eccetera, perché poi ti dice, ah scusa, io non avevo tenuto conto di questa cosa che tu mi dici adesso. Eccetera. Quindi, effettivamente l'intelligenza artificiale però è una forma di conversazione dialogica, un po' alla Calogero, effettivamente. Se uno poi fa delle buone domande, se ha degli interessi forti su qualche cosa, è molto utile per quello. Per cui ancora una volta mi sembra che il libro dia l'indicazione giusta, cioè, salvo che una cosa di cui non tiene conto Calogero, secondo me, è quello che è avvenuto dopo, perché va bene divertirsi, no? Però anche non divertirsi da morire, per dirla con un altro autore che so che piace a Claudio Giunta, cioè Neil Postman. Lui cita a un certo punto Huxley, quando parla del lavoro, dell'alienazione del lavoro, ma Huxley è anche quello che dice che appunto il modo migliore per controllare le persone poi è quello di dargli una industria culturale pervasiva, eccetera, che è quello che viene analizzato appunto da questo libro di Neil Postman, molti anni dopo ovviamente. E questa è una cosa che forse potrebbe essere una obiezione a tutta questa libertà che lui dice di voler avere. No? Certo, tutta la libertà la puoi però promuovere in una maniera tale da spegnere quello stesso principio, no? Quello spirito critico, ed è un po' quello che noi abbiamo avuto con i media. Prima la televisione che ha ucciso l'argomentazione. In questo libro di Postman fa vedere come i discorsi dei politici una volta erano elaboratissimi, si sono impoveriti sempre di più a causa a partire da Kennedy, insomma, in poi nel linguaggio televisivo, eccetera. E anche l'intelligenza artificiale che induce una pigrizia mentale. A me ha colpito questo, quando ChatGPT è passata da 4 a 5, Altman ha detto, ah che bello, adesso ChatGPT diventa una specie di Socrate casalingo, no? Voi fate le domande e poi è più dubbiosa rispetto a... quindi insomma una specie di filosofo a disposizione. Il giorno dopo c'è stata la reazione degli utenti che volevano la ChatGPT precedente, cioè volevano quella critica. No? Quindi allora stiamo attenti e qui davvero torna il problema educativo, no? Cioè noi dobbiamo formare della gente a cui piace ChatGPT 5, non ChatGPT 4, che invece era quella che ti accompagnava e ti dava sempre ragione, al contrario di quello che deve fare il buon filosofo, ma anche il buon cittadino, che non può essere, che deve essere un po' più popperiano, non dico che lo sia sempre, ma insomma che deve badare più a quello che falsifica le proprie opinioni o alla possibilità di dialogare con qualcosa di diverso, piuttosto che essere riconfermato sempre acriticamente sulle proprie opinioni. Cosa ne pensi? No? Allora, ci sono tanti temi. Il primo che mi viene in mente è che l'intelligenza artificiale è uno strumento fantastico. Noi proviamo anche a usarlo nel modo che dici tu, ma c'è contesto e contesto. Nella mia scuola facciamo dibattito competitivo, spesso ci presentano delle emozioni di cui noi non sappiamo assolutamente nulla, abbiamo fortunatamente un po' di tempo per prepararle e quando noi allenatrici della squadra possiamo accompagnare i nostri studenti nel dibattito, usiamo l'intelligenza artificiale. L'anno scorso abbiamo preparato per le finali nazionali una mozione sugli ETS. Noi insegnanti di lettere non ne sapevamo nulla, alla fine insieme ai nostri studenti ci siamo costruiti una linea a favore, una linea contraria alla diffusione degli ETS a livello globale. Io normalmente amo Manzoni, mi hanno costretto a parlare di emissioni e di mercato delle emissioni di carbonio, ho dovuto farmi una cultura. ChatGPT è stato fondamentale e soprattutto fondamentale per fare domande, capire pro, contro, eccetera, eccetera. In questo modo qua, formidabile, fantastico. Il problema è che questa risorsa è disponibile non solo
utilizzata, guidata in certi contesti molto dialogici, come quello del dibattito per sua natura, ma anche semplicemente come fornitore di risposte, per cui ogni tanto ho dei colleghi che mi dicono: "Oh, mi ha fatto una verifica bellissima, peccato, scritta anche molto bene, peccato che la domanda fosse un'altra". E questo succede molto molto spesso, quindi sì, anch'io farei la verifica con ChatGPT aperto. Io nel mio piccolo ogni tanto dico: facciamo le verifiche di storia open book, non mi interessa, guardate pure. Mi importa come ragionate, non se andate a controllare la data, della data non mi interessa proprio niente. Però questo mi fa pensare a un altro punto, diciamo, un altro capitolo molto forte del libro, che è quello sul panlatinismo, sulla retroversione in latino, eccetera. E vorrei, insomma, questa cosa, questo dell'imparare a memoria la risposta di ChatGPT, è un po' quello che succede nel latino di oggi, perché non solo non si fa più la versione dall'italiano al latino, ci sta anche perché tanto nessuno di noi scriverà mai come Cicerone, quindi il problema è risolto da sé. Ma i nostri studenti, parlo per esperienza diretta di liceo delle scienze umane e di liceo scientifico tradizionale, penso solo al classico sia esterno a questa deriva, fanno così, sopravvivono in qualche modo al biennio imparando un po' di regole di grammatica e arrabattandosi in qualche modo fra splash latino, cercando di insegnare il latino all'intelligenza artificiale che se lo studiassero loro farebbero meno fatica, ma va bene, lo sta imparando anche l'intelligenza artificiale, il latino comunque. E sopravvivono i primi 2 anni perché poi tanto si fa letteratura, quindi si studiano le date di nascita, di morte e l'elenco delle opere degli autori in italiano, e tutt'al più se dobbiamo leggere un testo che poi ci chiedono lo impariamo a memoria la traduzione senza avere una benché pallida idea di che cosa corrisponda a cosa nel testo italiano e nel testo latino, e caviamo il 6,5, qualche volta anche 7, e questo è quanto. Questa è la scuola di oggi. Il problema del panlatinismo, ma panlatinismo dove? Ma panlatinismo chi? Ma panlatinismo da nessuna parte. Assolutamente no. Quindi il desiderio di imparare ad apprezzare Orazio, io personalmente ho amato molto di più Properzio, però sono una questione di gusti. Di fronte a dei ragazzi che non lo vogliono proprio neanche vedere, come si fa? No, è un non problema, non esiste più, questo problema non esiste più. La passione che Calogero vedeva, cioè, voleva instillare nei confronti dei classici, è una cosa di Marte, adesso come adesso. C'è da dire che mi sembra che lui dica: se cominciassimo a smetterla di insegnare gli aoristi, le regole, eccetera, forse si appassionerebbero a leggere una tragedia greca. Forse sì. E quindi questa è una prima cosa fondamentale che vi dice. Sicuramente, il problema è che questa cosa non la toglie nessuno. Ma perché non la toglie nessuno? Ah, non lo so. Togliamola. Togliamola. Questo l'ho scritto infinite volte. Addirittura mi sono trovato al processo al liceo classico organizzato dal Mulino a Torino. C'è un libro del Mulino su questo, e a me era stata chiesta di fare il pubblica accusa, un processo con tanto di corte, testimoni, eccetera. E indovinate chi era la difesa? Canfo. Umberto Eco. E mi sono sentito l'avvocatuccio di provincia che si trova con Carnelutti a fare la cosa. Però devo dire, la mia grossa soddisfazione è stata che alla fine Eco, in segreto in parte, mi ha detto: non potevo dirlo ma avevi ragione. Però ho perso clamorosamente la causa,
e non si capisce perché. Cioè, perché dobbiamo... Innanzitutto perché fare le versioni invece di leggere i testi? Perché? E poi perché tempestare gli studenti, come dice Calogero, di regole, senza insegnargli le parole? È giustissimo quello che hai detto. Cioè, le lingue, com'è che le impariamo, le lingue moderne? Imparando le parole. Poi le regole verranno, se non vengono, non è la fine del mondo. Perché in Italia, e poi bellissime le parti in cui dice, ma finiamola con questa storia che la grammatica latina insegna... Stupidaggini. Ho ragione. Assolutamente una stupidaggine. E invece questo mia madre l'ha sempre detto, la forma mentis, eccetera. Ecco, vorrei però chiedervi riguardo a questo, perché una cosa che invece mi ha sconcertato e non mi sarei aspettato, è che invece in questo libro c'è una evidente crociano disprezzo per le materie scientifiche. Sì, no, era quello che dicevo prima, sì, sì. Perché Secondo me perché le legava al marxismo. Calibro non si rendeva conto che appunto uno può farsi la forma mentis con cioè la bellezza di una dimostrazione matematica è equivalente alla bellezza di una tragedia greca. Aspetta, dico qualcosa difendo il mio autore. Perché... No, certo, vai. No, dunque, attenzione, io devo venderlo sto libro. Quindi... No, tu sei Lo stiamo rendendo interessante. Sei Guido Calogero, quindi adesso devi difendere. No, io come Guido Calogero di fronte all'intelligenza artificiale mi suiciderei probabilmente, perché, no, perché dovete... Dunque il libro non è un libro che possa suggerire moltissimo sulla scuola di oggi, il mondo è molto cambiato, quindi non è che uno compra un libro del genere, per capire com'è la scuola di oggi, però è un libro molto bello, credo, perché incarna un'idea molto nobile dell'istruzione, cioè uno lo legge e non è che pensa, si potrebbe applicare questa idea all'istituto professionale della provincia di Milano, perché non è possibile. Però dice, Dio mio, effettivamente il mondo dovrebbe andare così, è proprio quella la ragione per la quale facciamo questo mestiere, e lui ha molta ragione sui fondamenti dell'istruzione. Dopodiché sulla prassi le cose sono cambiate molto, e un tale che insegnava negli anni 30 al Tasso di Roma per 2 anni non può insegnarci molto sulla realtà contemporanea, che è molto cambiata. E il greco è morto, il latino sta per morire, non c'è nulla da fare. Nel senso che ai genitori non gliene frega più niente che imparino il latino, vogliono l'inglese, vorranno il cinese tra poco, vogliono l'economia, il diritto, e forse hanno ragione loro, quindi su quello non c'è molto da fare. Sulla intelligenza artificiale... Se facessimo una scuola... No, potrebbero fare una scuola alla carta, volentieri, io studierei latino volentieri, anche nel modo un po' tonto in cui l'ho studiato al liceo d'Azeglio, che non me l'ha insegnato abbastanza bene, naturalmente, poi me lo sono imparato dopo. Però no, la bellezza del libro sta proprio nell'altezza nella quale vengono dati i consigli su come istruire i ragazzi, e anche in uno spirito realmente umanistico, nel senso che a lui interessa davvero insegnare delle cose che possono essere utili quando si è chiusi nel carcere delle Murate a Firenze nel 1943 e non c'è ChatGPT perché il computer non c'è. Quindi tu sei da solo e devi pensare alla tua vita senza avere strumenti che ti rispondono alle domande. E l'obiettivo poi dell'istruzione non è rispondere alle domande, ovviamente, perché prima dell'AI c'era Wikipedia, prima c'era l'enciclopedia. L'obiettivo dell'istruzione è quello che dice lui, cioè di nutrire. Se suona retorico, non mi interessa, cioè nutrire lo spirito degli esseri umani. E lì le risposte dell'intelligenza artificiale non sono molto utili. Io la uso continuamente per sapere le cose, ma non è quella l'importante. L'importante è nutrire lo spirito, e quello deve passare attraverso un'assimilazione personale che non c'entra nulla con il tema, il compito in classe e le risposte. Perché leggere Tolstoi o leggere Dante o... Ma perché solo con la letteratura e non con la matematica? Perché Calogero vive in un mondo nel quale quelli che si occupano di matematica sono, come diceva Croce, degli ingegni minuti, cioè dei poveri cristi che non valgono niente. Ora, No, però non è così. beh, insomma, era quella roba lì, un allievo di Gentile, cosa vuoi che dica della matematica? Stare in carcere Che non esiste, cioè che non esiste, che è tutta quanta una pseudoscienza, non esiste assolutamente. Questo è quello che pensava lui e quella sua generazione, insomma. Dopodiché sì, capisco benissimo che oggi le cose siano diverse, e di queste cose ho parlato molto con un essere umano meraviglioso che è morto quest'anno, che era Lucio Russo, di cui vi consiglio molto caldamente i libri, però così era quel tempo. Però ecco, questo libro è bello, secondo me ci è piaciuto perché vede le cose molto dall'alto e capisce esattamente cosa bisogna fare nell'istruzione, non insegnare le date, no, le date vanno benissimo,
non è quella la cosa, non è nemmeno sapere le risposte, nemmeno chiedere, fare le domande giuste, è proprio assimilare delle cose che ti rendono un migliore essere umano rispetto a quello che eri prima. E in questo senso è un bel libro, perché questa è una cosa che non si fa più, un po' perché suona retorico, e un po' perché è molto difficile farlo senza essere moralistici o predicatori, che poi è la cosa che detestiamo nei libri sulla scuola, che sono quasi tutti brutti, perché appunto c'è il professore col dito alzato che dice bisogna fare questo per diventare buoni, lui non lo dice affatto. E davvero i libri che cita, le cose che dice, diventano carne e sangue nelle cose che scrive. Questa è la cosa bella, insomma. That's it. No, io su questa cosa a me premeva molto questa cosa della cultura scientifica, perché lui la divide in due parti l'argomento. Quando critica Lucio Lombardo Radice, cita prima questo brano qua e dice di essere d'accordo. Dice: lo spirito scientifico vuol dire rigore di documentazione, rigore e ardimento di deduzione logica, fantasia creatrice insieme capacità di modificare e correggere un'idea, un'intuizione quando essa non sia confermata dalla pratica e dall'analisi della ragione. Lo spirito scientifico deve dominare tutto l'insegnamento e l'istruzione deve avere per scopo fondamentale la formazione di una mentalità scientifica, di un habitus scientifico e, per dirla in parole più povere, ma forse non meno precise, dell'abitudine di sperimentare, ragionare, controllare e di pensare con la propria testa. E commenta Calogero: benissimo, chi potrebbe avere qualche cosa da dire? Non è questo che lui critica. E questo, tra l'altro, è una sintesi notevole di cosa è, deve essere il pensiero scientifico, e non è tanto diverso dalla filologia. Se io studio filologia, devo avere lo stesso rigore, la stessa capacità di argomentazione, e quindi non è che il latino ti fa ragionare, ti insegna a ragionare appunto nel modo in cui si fa a scuola, ma semplicemente perché quando tu ti devi mettere a fare una traduzione, comunque metti in atto tutta una serie di meccanismi. Ma il problema è che impari a ragionare in 1000 altri modi, non è un modo privilegiato, diciamo. Però quello che a me ha colpito è che proprio lui ce l'ha sempre con dei marxisti. Infatti, devo dire, mi è venuto in mente una cosa che io ho scritto 30 anni fa a proposito di Ludovico Gemot. Ma dico, ma in Italia per difendere la scienza bisogna essere per forza marxisti-leninisti? Che questo è stato in Italia. Cioè, gli unici che hanno difeso il metodo scientifico, Gaiman che manda tagliagambe in Unione Sovietica, gioco forza, lui non ci voleva neanche andare a studiare la meccanica quantistica, e adesso Tagliagambe è uno dei migliori filosofi. Però i liberali, a causa di Croce, il problema del liberalismo italiano è stato questo, che Croce considerava, e questo c'è un eco anche nelle cose che dice Calogero, però che è anche geniale da un certo punto di vista, perché lui siccome è un aristotelico, lui ha fatto una tesi su Aristotele, prende il meglio di Aristotele, della logica aristotelica, considerando la retorica meglio della logica. Cioè, dal punto di vista umanistico, è meglio la retorica aristotelica rispetto alla logica, di cui semmai una parte, i sillogismi, quelli soliti che invece vengono enfatizzati dai razionalisti, sono la parte meno interessante, sono interessanti di più semmai i falsi argomenti, queste cose qua. Per cui secondo me è anche un buon argomentatore per quello. Per lui si è allenato su Aristotele e che non ha la mentalità scientifica, no, dell'argomentazione logica, e quindi probabilmente lui era d'accordo con Croce nel dire che magari appunto altro che intelligenza artificiale, neanche la logica, quella classica della programmazione, gli sarebbe piaciuta. Croce diceva che era un giochino da bambini, una schifezza, una stupidata. Però qui il problema non è ce li abbiamo solo grazie a quello, non so. Il metodo scientifico e quella frase che ricordo anch'io molto bene, il metodo scientifico si applica a tutte le scienze umane. Certo. Qui il problema in Italia è che in una qualsiasi conversazione, un salotto, se uno non si ricorda che animali aveva Renzi in mano quando andava da Azzeccagarbugli, è considerato un ignorante. Se non sa cosa sono i mitocondri, è permesso sapere cosa sono i mitocondri. Questo non è accettabile, perché se fosse vero che questo tipo di cultura classica, conoscere queste cose è così fondamentale, perché noi italiani non siamo l'unico paese al mondo che riesce a produrre futuro? Perché siamo gli unici, ormai siamo rimasti gli unici al mondo che studiano in questo modo. Perché noi creiamo degli odiatori della scienza attraverso la scuola. Noi insegniamo nei momenti sbagliati, per esempio insegniamo la matematica
della certezza ai bambini quando non gliene importa nulla. Magari sarebbe meglio insegnargli la probabilità, perché hanno una mente molto più vicina al mente... Per evitare che facciano disastri quando comprano in borsa Esatto, però questo è Quanti molto... dei nostri ragazzi sanno valutare un investimento? Eppure lo dovranno fare nella loro vita. E noi non glielo sappiamo insegnare, mentre invece gli abbiamo insegnato troppo del resto. Ma secondo me nello spirito di Calogero andrebbe detto questo, che dovremmo insegnare le scienze in maniera da appassionare, perché le scienze possono essere appassionanti quanto la cultura classica, e non creare, come lui dice appunto del latino, di tutte queste altre cose, degli odiatori della cultura, cioè cose che poi si dimenticano perché si sono studiate per obbligo e non per piacere. E quindi bisogna rendere piacevole una serie di cose. Nell'ambito scientifico è pieno di cose divertentissime da studiare, a partire dalla probabilità, che poi è l'ambito tuo, no? Se i bambini sono dei bayesiani, hanno l'intuito bayesiano fin dalla nascita, perché non ragionare su quello, no? E fargli imparare appunto fare anche l'educazione finanziaria a partire da quelle, dalle intuizioni di base, appunto poi su questo... Vabbè, tu li prendi che sono già grandi, eh? No, io li prendo che sono già grandi, però io li prendo quando ci sono i debiti formativi, e la statistica mi dice che la matematica è quella disciplina in cui si hanno più debiti formativi, il che significa che c'è un problema gigantesco in come viene insegnata. Non è il mio mestiere, però sono assolutamente d'accordo che vada riformato. Ma deve essere, ha ragione Chino, deve essere proprio cambiato tutto. E il problema qual è? Che nella scuola ci sono delle resistenze pazzesche. Primo, dagli insegnanti: ho sempre fatto così, è sempre andato bene così, continuo a fare così, punto. Questa è la mentalità del 90% degli insegnanti comodi. E poi c'è anche quello che diceva prima, assolutamente vero, lo stigma, veramente stigma nei confronti di chi non sa che la rivoluzione francese nel 1789, perché se uno dicesse 98 perché si confonde, è un ignorante capra, perché è così. E quindi abbiamo una forma mentis nella scuola che è difficilissima da sradicare. A questa dalla parte dei professionisti della scuola, a questo si sommano le richieste delle famiglie. La famiglia vuole il 6,5, il 7. Come lo ottieni non importa. Moltissime ci sono delle eccezioni, ma in larga misura questo è quello che ci viene chiesto, per cui arrivano a scuola certificazioni di ogni genere non per aiutare, ma per giustificare. Insomma, cioè, è un'altra parentesi gigantesca che forse non è il caso qui di aprire. Ma oltre alle famiglie, ho accennato prima al problema della valutazione, ci sono gli studenti. Noi abbiamo dibattuto, è uno dei dibattiti classici che facciamo con i piccoli: questa casa abolirebbe il voto, ma i ragazzi alla fine prima dicono che no, che il voto li identifica in un numero, eccetera, ma alla fine vogliono il voto, perché sanno che dal 5,51 in su sono promossi, e questo è quello che vogliono. Questa roba è difficilissima da sradicare da parte degli insegnanti, dal punto di vista degli insegnanti, dal punto di vista delle famiglie, dal punto di vista degli studenti. Assommiamo i programmi che ci ingabbiano in un modo pazzesco, ma poi la cosa bellissima è che non si chiamano più programmi, cioè noi nella scuola cambiamo i nomi, lasciamo sempre le stesse cose ma cambiamo i nomi, quindi noi non abbiamo più i programmi, in teoria facciamo quello che vogliamo, però all'esame di Stato, altra porcheria contro cui Calogero si scaglia in modo feroce e con sacrosanta ragione, all'esame di Stato ci sono 6 persone, adesso per risparmiare ne hanno messe solamente 4, per chiedere a un ragazzino quello che nessuno di loro, dice Calogero, saprebbe fare
se fosse al suo Sulla posto. maturità Questa sono- cosa qua è bellissimo, questa parte è fantastica, veramente. Io che quest'anno poi ho portato una classe alla maturità amatissima, che è stata penalizzata, mi sono veramente arrabbiata tantissimo e quindi questo tasto della maturità per me è un tasto dolente e nell'idea di Calogero mi trovo veramente al 100%, assolutamente. Insomma, avrete capito che questo è un libro di una ricchezza, di una piacevolezza di lettura incredibile. Io tra l'altro facevo un giochino su questi intellettuali degli anni 50, li avevo divisi tra i persuasi e i perplessi, no? Tra i persuasi c'era per esempio Capitini e tra i perplessi c'era Bobbio e Calogero è chiaramente dalla parte dei persuasi. Cioè il motivo per cui è così piacevole leggerlo, perché lui è talmente convinto delle proprie posizioni, tornando, no, magari troppo, però questo si riverbera nello stile. Per cui lui è capace di difendere, cioè, innanzitutto c'è un gioco dialettico perché lui le obiezioni le mette in luce in maniera molto chiara, cita sempre i suoi oppositori e poi argomenta e controargomenta. Questo, a mio parere, è uno dei motivi per cui anche Claudio Giunta, che mi ricordo me ne parlava già 12-13 anni fa di questo libro, invece poi purtroppo non l'ho mai letto, forse l'ho anche cercato ma non l'ho trovato. È un libro che io ho letto solo adesso, io veramente lo consiglio vivamente proprio per questo motivo, è piacevolissimo da leggere proprio perché è una capacità di uno appunto persuaso, non si usa questo termine a caso, che era Michael Stetter che aveva dato questa idea sull'idea di persuasione, e in ogni riga di Calogero si capisce che è perfettamente persuaso, ma anche quando difende, io poi adesso do l'ultima parola a lui, ma comunque mi sarebbe piaciuto citare questa cosa che dice di Spinoza, ma ve la lascio, insomma, c'è una cosa di cui parla di Spinoza, del perché la libertà di pensiero deve essere assoluta, perché altrimenti si generano degli ipocriti, insomma, la riassumo così, ma è molto meglio argomentata, cioè, perché altrimenti la gente continua lo stesso a pensare liberamente, ma non lo dice, no? Quindi allora noi dobbiamo avere il coraggio di dire quello che pensiamo. La libertà deve essere aperta e dobbiamo avere la possibilità di dire ciò che pensiamo, altrimenti genereremo delle generazioni di ipocriti, come ahimè purtroppo un po' è successo. Io devo scusarmi perché devo andare via perché vivo a Firenze, quindi prendo un treno, l'ultimo treno della sera, se no devo dormire sulla stazione. No, grazie infinite, è stato bello. Il libro costa 24 euro ed è 500 pagine, un bel regalo di Natale. No, ripeto questo, è un libro molto alto, qui siamo nel solco di Mill, non siamo nel solco delle cose a cui siamo abituati sui giornali, le scuse presenti. Cioè, attenzione perché siamo molto in alto ed ogni tanto è molto bello parlare con qualcuno che sta molto in alto, anche avendo esperienza, naturalmente parlando di cose anche molto concrete. Però voglio ribadire questo, cioè va tutto bene, fare latino, non fare latino, fare matematica, non fare matematica, però ogni tanto ci vuole qualcuno che ci porti un pochino su un piano più elevato di astrazione, e a me piace molto questo del libro di Calogero. E se vi piace, compratelo, regalatelo, leggetelo. E meditate sul fatto che un libro Einaudi, arancione, saggio, è finito al Bruno Leoni perché Einaudi non lo voleva fare. Questo mi sembra una cosa molto interessante su cui magari parliamo un'altra volta. Grazie infinite.